Eccoci, Monica, per Mauro. 5, 4, 3, 2, 1. Mi propone l'immagine di un delfino che nuota in un mare molto inquinato, in cui proprio affiorano, in superficie dei rifiuti. Ti dà l'autorizzazione. Sì, lui è un po' come questo delfino, solo con gli occhi più grandi, un po' quasi da Bambi, gli occhi. Come se si arrivasse proprio da questo sguardo. Un po' di supplica. Anche, Nome del progetto di Mauro che ha atteso 8 anni prima di fare questa, che è la sua prima sessione. mi viene a ingoiare, come se nella sua vita lui avesse, anche ingoiato diversi bocconi amari. A volte proprio fa anche un po' buon viso a cattivo gioco. Cerca di sopportare e sopportando fa anche che sfibrare le situazioni. Proprio come se immaginiamo che la situazione sia un tessuto e lui tira, 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 tira. Nome della PS, Cerulea, della PE. blu, Vibrazione, mm, circa 2 miliardi, consapevolezza, 156, PS, 41, Pite, 2013, cervello, 9, suscettibilità ipnotica, 35, 3D, circa 80. vivacità animica. Come se fosse altalenante tra i 98 e i 100. Va bene, in questo istante. Fa in mezzo, 99. mm, I valori, beh, sai meglio di me, Mauro, avendo visto tantissime sessioni, sono un po' bassi. Mm. Quindi c'è comunque del lavoro e già solo il fatto di essere arrivato alla tua sessione ti permette di finire la gara. Quindi hai già vinto in qualche modo. Sei arrivato a tagliare il traguardo. Poi se non sei tra i primi, non importa. Lasciami questa immagine. Entità eteriche. Mm. Come se fossi proprio un po' avvolta dalla nebbia, sai, di Mauro. Quindi quella che riesco a intravedere è questa strega che come se lo volesse condannare alla solitudine e a tratti vuole anche un po' deriderlo con il classico ghigno della strega. Questo è del secondo universo. Poi c'è un lupo come canide che sputa il fuoco e che ha come l'intenzione di distruggere ehm, alcune cose nella vita di Mauro, che possano anche essere, per esempio, i ricordi, quindi la memoria, più incenerirla, oppure anche alcuni ambiti, diciamo così, no? Per esempio l'ambito affettivo. Poi c'è una Quindi strega e lupo. tarantola, sì, e poi c'è una tarantola come aracnoide. Mm. Quindi è nera, pelosa, carnosa e ha
come scopo quello di avvelenare mh, ehm, proprio certi settori della sua vita, avvelenare anche il rapporto che lui ha con se stesso, e anche il rapporto che ha con altre persone. E in qualche modo è come se questa tarantola andasse a invece promuovere l'opportunismo. Di chi? Io ne vedo di altre persone che possono circondare poi Mauro. Infine? C'è questo uomo del tempo che fa esattamente questo movimento come se stesse lavorando un impasto e lo tira, lo tira, lo tira. E così è come se facesse sì che Mauro rimanga anche stressato all'interno della stessa linea temporale, sfilacciandola il più possibile, allungandola, dilatandola oltre misura. Basta. Sì. Mentali. Cioè crogiolarsi, incontri e sublimare. Allora, l'entità mentale crogiolarsi vuole proprio rendere Mauro in un atteggiamento un po' di vittima, vittima di alcune ingiustizie, vittima di alcune circostanze, alcuni contrattempi. Ed è come se volesse proprio condannarlo a una specie di pessimismo, di pensieri cupi, quindi anche di bassa considerazione di sé, ma anche di bassa considerazione rispetto a quelli che possono essere gli aspetti positivi della vita. E questo come livello vedo un 6 a volte 7. Poi incontri è un'entità mentale che fa sì che Mauro incontri delle persone che poi a breve o a lungo termine tendono a rivelarsi non come lui le aveva intraviste, quindi tendono proprio a deluderlo. Sicché cade che lui ulteriormente si chiude in se stesso, si isola, si demoralizza proprio. Mentre invece, se lui seguisse la sua natura spontanea, sarebbe molto spinto verso la collaborazione e verso la solidarietà. Però invece questa entità mentale incontri rema proprio in direzione opposta. Mm. E direi appunto livello 6. Poi sublima Sublimare. Sì. sentita mentale che è come se lo volesse portare in direzioni che sono solamente dei palliativi, delle soluzioni molto blande, apparenti, temporanee, di quelle che sono delle sue questioni profonde. Allora lui cosa succede? Che effettivamente magari intraprende questo tipo di strada, questo tipo di scelta per poco tempo, poi molla, quindi dopo un po' magari fa anche una pausa, poi dopo ne riprende un'altra di strada, però è così, tutto una specie sì, di tentativi pallidi, che però poi rimangono così nel nulla di fatto. E direi 5 qua. Impianti. Come impianto mentale io vedo come se fosse un cerchio intorno alla testa, che già è dista pochi millimetri dalla testa, come se fosse, facciamo un'aureola. Poi per di più questa aureola è dotata di punte metalliche che gli trafiggono e la fronte e la parte posteriore della testa. Mm. Poi c'è come una specie di pompetta, chiamiamola così, a livello dei genitali,
che tende proprio ad aspirare completamente quella che è la sua energia sessuale. Mm. Poi c'è da dire che in eterico praticamente vedo che c'è questa specie di corda che lega metà coscia, come se fosse, diciamo così, un salame, no? Lo lega da metà coscia e arriva giù fino a quasi la caviglia ed è una corda stretta forte. E la cosa particolare è che in eterico il piede destro è un piede di donna e sembra un piede femminile con le unghie smaltate, quasi come se lui, anche attraverso questo impianto, avesse veramente messo da parte la sua energia maschile anche di decisione, di azione nella vita. Basta. Basta così. Mi sono dimenticato di chiedere a Mauro, ma puoi farmi sì o no con la testa, se sei religioso, cattolico. No. Perché prima hai parlato di Caria, che comunque no, era molto vicino a Bon Giovanni, quindi stigmate, questa parte qui non appartiene più al tuo interesse. Non analizziamo nulla, tranquilla, Monica. Sarei un po' curioso, ma no, anche no, meglio di no, lasciamo perdere, visto che poi ci attiriamo soltanto commenti spiacevoli e energie di basso livello. Comunque rimane sempre la mia convinzione che se uno non è d'accordo, perché deve passare il tempo a rompere gli zebedei? Ma fa vedersi qualcos'altro, non è d'accordo, vedi qualcos'altro. È come se ti mettessi a parlare con un canale della televisione che non ti piace, gira il canale, basta, no? Invece di parlare da solo con la televisione. In questo caso c'è una televisione che risponde, che sono io. Mi hanno anche detto che le mie risposte su email erano probabilmente dell'AI. Ma c'era niente da AI, era molto umana, scritta umanamente. No, era una AI che rispondeva al posto mio. Ok. Bene, cinema, moglie, figlio, figlia, sorella. La moglie viene così, con la mano sotto al mento, con questa aria un po' critica, un po' dubitativa. Vuole non venire? Cosa vuole veramente fare la moglie? La vedo proprio in crisi. È in una fase in cui lei non sa, quindi preferisce stare. È un po' Stare. il suo atteggiamento. Lei preferisce stare per capire. Sorella. Un po' accigliata. La vedo con le sopracciglia corrugate. Comunque c'è. I Figlio. figli, Mhm. sì, 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 i figli ci sono. Non so, io vedo affezionati. Al padre. Sì. Va bene, causa esoterica della scarsa memoria, da sempre e sempre di più. Allora, intanto il lupo, vedo che effettivamente gradualmente è come se intensificasse, questo getto di fuoco dalla bocca. E quindi quando lui era più, diciamo, ragazzino, solo ogni tanto emetteva, questo fuoco e comunque, insomma, non era poi, così intenso. Invece adesso, cioè adesso poi, da qualche anno a questa parte, Lupo si sta impegnando molto di più ad incenerire tutte le informazioni, che siano del passato, che siano quelle che poi acquisisce da poco tempo. Mm.
Ma è come anche se vedessi pure la strega che muovendo, si muove così la notte in questa nebbia ed è come se portasse anche Mauro ad essere dentro questa nebbia, per cui a fargli percepire proprio questa confusione, anche disorientamento, non capire bene esattamente l'ordine da mettere ai suoi pensieri, alle informazioni, quasi un po' come sì, di disorientamento fisico anche. E lo stesso la confusione? Sì, però la confusione io adesso la vedo anche molto legata alla perdita di sua mamma. Chiamiamola. Come se da quando forse sua mamma è stata male, perché è come se Sì, che ha mancato il terreno sotto i piedi. sì, è stata proprio uno shock per Mauro questa perdita. Gli ha portato via Un qualcosa. riferimento. Sì, quasi un riferimento che è diventata la mente, ok? Quando ti portano proprio via un qualcosa di essenziale. La mamma mi viene proprio come se, non so, forse lui a volte ha pensato a lei sotto forma di angelo, qualcosa di simile, perché è come se si presentasse con delle ali. O forse lui a volte associa a degli animali alati la mamma, perché lei viene con delle ali. Va Eh, bene, chiamiamola la mamma, che è il disincarnato che ha richiesto Mauro. 12 anni fa viene a mancare. Giovane. con un flauto anche. Non so se lui suonava da piccolo il flauto, perché è come se ci fossero come dei ricordi. Poi mi fa vedere tipo delle merendine, probabilmente quando loro facevano, quando i figli facevano merenda. Fa vedere la caffettiera, quella classica, lei che versa il caffè. Dov'è adesso? E mi fa vedere questa cosa del fumo di Mauro, perché vedo, non so se fumasse anche lei o se era una cosa di famiglia, perché mi fa vedere proprio il posacenere con la sigaretta accesa. Dunque, e non so se magari Mauro si è ritrovato nella posizione di dover raccontare, no, ai figli che erano ovviamente più piccoli, no, quando che fosse morta la nonna, no? Perché è come se lei raccontasse, sentisse questa fiaba, forse del cielo, delle nuvole, perché adesso è come se lei fosse sopra una nuvola, Di che colore? è azzurrata. C'è Mm. molto questo colore blu e azzurro in Mauro. Ci sono anche questi angioletti. Ah, sono EDL. No, 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 è come, non so come spiegarti, come se forse fosse, lei avesse voluto anche trasmettere una visione celestiale, Mm, mm, mm. classica, diciamo così, dell'oltre, mm, dell'aldilà. Ehm, Archetipica, sì. Rassicurante, sì, 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 perché, fumettistica, sì, perché pittorica. come se questa cosa potesse tranquillizzare. Perché, per come lo vedo io, per Mauro è stato quasi un motivo di disperazione. Allora lei cercava di inviare, sai, queste immagini che invece potessero rassicurare, dare un po' di benessere. Bene, le immagini sono probabilmente state recepite e viste da Mauro, ma oggi la madre ha proprio un microfono in mano.
può parlargli direttamente, può Lo chiamarlo vuole vicino a fare sé. davanti a un caffè perché vedo che ha messo la moka sul fuoco Mhm. e vedo che è anche molto tranquilla lei, no? Certo. Con calma quando viene sul caffè, Mhm. poi vedo che molto lentamente versa nelle tazzine il caffè, fa tutto con estrema calma. Bene, andiamo nel setto cucina. C'è la mamma, c'è Mauro, siamo senza tempo, non ci importa di chi è incarnato e chi no. E proseguiamo con queste immagini. Com'è fatta la cucina? Sembra Beh, di formica il pensa a piano. te, non c'è mai stata una folata di vento e in tutte queste settimane è arrivata adesso come se fosse il caffè che esce. L'hai sentita? Lo Ma sbuffo. è mio, è mio, è il mio microfono. Adesso non c'è più. Sì, sì, perché il caffè è pronto adesso, c'è lo È sbuffo. uscito Sì, uscì. di formica il tavolino, le Sì. tazzine. Allora, poi mi fai vedere, tipo, sembra un centrino, qualcosa così, tipo, mm, su cui appoggiare, che ne so, un piatto da frutta, una cosa così. Ehm, le tazzine, anche queste che presenta qua, sono carine, molto fini, bianche con qualche piccolo motivo delicato. Classiche tazzine da caffè, direi, ecco. Ok. Qualcuno aggiunge lo zucchero? C'è lo zucchero, quello tradizionale, bianco, dentro la zuccheriera, quindi ciascuno si serve. Un po' c'è una macchiolina di caffè che è rimasta dentro allo zucchero. Eh? Vabbè, la mamma dice, dai, io mezzo cucchiaino me lo metto, va. Nell'oltre c'è la prova costume? No. E Oh allora. no. Mm. Sono uno di fronte all'altra. Sì, è come se lei vedesse che c'è molto anche il pensiero del lavoro in Mauro. Mm, perché è come se lo guardasse e lui all'interno della testa ha il suo mezzo di trasporto che guida. Mhm. Allora è come se lei cercasse di spostarlo via, no? Di spostare quel pensiero. Lo sposta e vedo che forse c'è anche qualche mm, pensiero, anche magari rispetto ai soldi ogni tanto, delle considerazioni, forse anche dell'inflazione, così, cose così. Eh, il futuro dei figli, eh, la moglie che non è più sua. E, come se lui adesso facesse vedere un po' una montagna che fa delle piccole frane. Lui probabilmente si sente un po' così, che si sta sgretolando. Quindi lui non dice niente alla mamma, eh? È come se la mamma riuscisse proprio a leggergli nella mente. Mhm. Non si vogliono parlare adesso, guardandosi negli occhi con la tazzina in mano. Come se si parlassero così, perché lei poi gli mette la mano sul cuore e dice, ehm, vabbè, è un modo di dire, questo te l'ho fatto molto grande. Mm. Allora, poi vedo due frecce. Allora, come se rispetto al cuore ci fosse una freccia che va verso la mente e una freccia che va verso i genitali. E la madre che adesso parla e dice, e tu dai tanta importanza a queste due parti e scivoli via da questo così grande. Che è al centro poi. Sì, me lo fa L- vedere proprio rosso con delle venature blu il suo cuore. Lei è andata nel portale aureo?
Le dice di sì e si sta di un bene che non te lo riesca a raccontare, ma l'ho raccontato forse al figlio maschio. Ehm, Come? e Di non lo so Mauro. in che modo, però quando era più piccolo, adesso è adulto ovviamente, Mhm. quando era più piccolo è come se anche lui forse era legato alla nonna, eh, perché è come se mm, mi desse come se è riuscita a passargliela questa comunicazione. Lui era tipo forse adolescente. Cosa dice Mauro alla mamma? Ehm, Mi sento così solo e rifiutato. E la mamma mi sorprende perché dice: Ma basta! Ma lo dice, sei in tono anche giocoso, ironico. Come dire, ma basta recitare questo ruolo qui. Vittimismo. Sì, ehm, Ma qua è dura. mi ricordo che lì è dura, la mamma dice. È stata anche per me. Se però tu fai la giraffa, dice, puoi tenere la testa a volte su, oltre la realtà terrena e così ti alleggerisci. E poi dopo abbassi di nuovo il tuo collo, lo riaccorci e ritorni nella tua realtà terrena. Ma quando fai così, prendi delle boccate d'aria. Va bene, è il momento di salutarci. C'è sempre stata una gran sintonia fra di noi, dice. Caffè è finito? L'hanno bevuto, sì, e vedo che è come se lei facesse notare che sul fondo della tazzina di Mauro c'è la lettera F. Mm. Di? Ah, io la sento come felicità, però potrebbe anche avere altri significati. E sotto, in fondo alla tazzina della mamma? C'è un vortice, i fondi del caffè hanno assunto proprio la forma di una spirale. La salutiamo, lei tornerà nel portale aureo, immagino. Sì, gli lascia un vaso con due tulipani, uno rosso e uno giallo. E chiudiamo il portale aureo. Monica, causa esoterica dell'ernia del disco. Allora, qua non so perché mi è venuto padre, ma non so in che senso. Perché per la memoria lo vedevo proprio legato alla perdita di sua mamma, adesso tra le varie componenti, però questa era importante, e qua del ginocchio mi dice padre. Ah, L'ernia del disco è ginocchio, no? È la schiena. Sì, sì, è la schiena. allora, sì, mm, allora è come se lui mm, si sentisse delle forti anche responsabilità, sai, come padre.
Ehm, è anche in un momento in cui come se si sentisse eh, mh, che quelle che sono le sue scelte di capofamiglia sono troppo difficili da sopportare e da gestire. Si trova in un momento proprio di carico. Di carico? Sì, Mm. come se si sentisse schiacciato. Papà è mancato, sì. Causa esoterica dell'operazione a 19 anni ai genitali, mal riuscita, e alla causa esoterica della malformazione ai genitali. Allora, nella terza dimensione esistono proprio degli strumenti di controllo, come il denaro e come il sesso. E quindi la maggior parte delle vite delle persone si dannano mh, verso questi due elementi, perché all'interno del gioco Matrix abbiamo stabilito che sia molto importante avere soldi, è necessario perché per fare qualunque cosa ci vogliono i soldi, e sia centrale la sessualità. Infatti c'è una ipersessualizzazione sempre di più di tutto quanto. Quindi il fatto che lui abbia, diciamo da sempre, avuto problematiche di questo tipo, significa metterlo proprio in difficoltà all'interno della Matrix. Anche perché lui, mentre molti di noi scelgono di avere dei genitori che contrastano, che sminuiscono i figli, lui non ha fatto questa scelta. Mhm. Ha Si è scelto dei genitori molto benevoli, però ne ha fatta un'altra, che è quella di essere molto penalizzato ehm, da un aspetto centrale, ok, della Matrix. Questo perché tanto tutti veniamo qua a fare un gioco in cui fondamentalmente noi ci dobbiamo trovare male, perché dobbiamo avere delle basse frequenze. Mhm. Il suo modo per stare male è stato questo. Ehm, quindi ovviamente l'operazione non doveva avere un buon risultato, per forza, perché lui doveva continuare a stare nel gioco Matrix della terza dimensione in cui si dannava, si complessava per questa questione qui. Bassa In realtà, autostima. Mhm. eh, certo, In realtà, scusami. è come se mh, l'anima di Mauro volesse anche mh, dargli l'occasione di comprendere anche un po' questa che è una trappola, quella del sesso. Cioè, a un livello materiale noi siamo costituiti dai chakra bassi e quindi abbiamo necessità proprio anche fisiologica di incontro ehm, intimo, no? Con il partner, ok? Però allo stesso tempo è anche una trappola perché poi spesso moltissima gente rimane bloccata in quello Mm. e impronta la sua vita su quello. Anche molti danni che fa nella sua vita sono a causa di quello. Ed è come se quindi l'anima gli avesse dato l'opportunità di vedere un altro strato dell'esistenza. Ma non è facile perché lui dovrebbe riuscire a comprendere anche l'inganno insito, ok, nella sessualità, perché c'è un inganno anche in quello, che ci fa rimanere attaccati alla materia. Sogni premonitori. Il primo, la moglie vuole abbandonarlo. Dopo il sogno, dopo qualche tempo,
per varie vicissitudini che non analizzerei, la moglie minaccia di andarsene, se ne va per un periodo, poi torna. L'anima vuole mostrare a Mauro che ci può essere una sintonia molto profonda tra Mauro e la propria anima, perché, come sta cercando di dimostrargli, l'anima le offre la possibilità di vedere in anticipo alcune cose, ma in realtà, come posso dirti, è solamente un espediente che l'anima usa per dire rivolgiti di più a me, all'interno, te stesso. Mm, io te lo mostro così, ok? Che tu hai queste facoltà, che tu hai queste capacità. Te lo mostro su un ambito molto importante della tua vita, che è la vita matrimoniale, e poi gliel'ha mostrato invece in un ambito un pochino più insignificante, no? Semplicemente lui ha visto questo fiorino ammaccato nel sogno e poi la mattina dopo nella realtà. Quindi una cosa molto importante, una cosa invece eh, accessoria, diciamo. Però era un modo per l'anima di dirgli, tu sei questo, sai fare questo, fallo. E questo è solamente l'1% di quello che tu puoi fare, di quello che tu sei. Incidente stradale, eco, pazzesco, mia voce doppia. Sogna un incidente in cui viene coinvolto un Fiorino, un Fiat Fiorino, e il giorno dopo, mentre lo racconta a un amico, mentre guida, vede esattamente questo incidente che coinvolge un Fiorino, che sì, è Esatto. un mezzo abbastanza comune, ma non così comune. Sì, sì, è, no, come se l'anima volesse proprio farla andare in un altro strato, in un'altra dimensione. Cioè, la sua anima gli vuol far vedere che lui è pronto per fare questo, per esplorare altri strati della realtà in cui il tempo gira diversamente. Non è nella stessa successione in cui è qui da noi. E quindi quando lui è in quello strato lì, quindi nel sogno di fatto, lui ha la possibilità di vedere cose che succederanno, ma perché nel sogno il tempo si muove diversamente. Quindi quello che lui può fare è sì, eh, ancora agire nei sogni in maniera più diretta, più consapevole, facendo proprio richiesta prima di addormentarsi, di avere sogni che gli permettano la propria evoluzione. E questo è il suo ideale punto di partenza, perché l'ambito onirico è proprio quello che fa per lui, per realizzarsi al meglio. Però poi, dopo un po', che lui sperimenterà più volte questa sua capacità nei sogni, eh, lo potrà fare anche nella realtà, smettendo però di crogiolarsi. Perché ha sognato me e mentre parlavamo io fumavo, io che non fumo. Questa è molto dettata dalla sua entità mentale incontri, che arriva proprio a portarlo verso anche una delusione, quasi anche un po' una diffidenza verso le persone. Mm, Quindi nel momento in cui poi ci sarebbe stata la sessione, era come se lei volesse minare la fiducia mm, che Mauro poteva avere in te. mm. Che infatti durante l'esposizione dei punti ci ha detto, tu ufficialmente non fumi, ma magari non hai raccontato la Sì. verità, no? Quindi proprio un buon lavoro, da parte dell'entità mentale incontri. Va bene. E infine l'ultimo punto, non vuole smettere di fumare il fumo, causa esoterica del fumo, del vizio del fumo. Ecco qua torna una sorta di archetipo, no? La sigaretta amica.
la sigaretta compagna, quella che non ti tradisce, che c'è sempre, che ti consola Mhm. e in qualche modo ti L'ultima allenta la sigaretta, no? tensione. Sì. Poi possono essere uccise le persone dopo l'ultima sigaretta. Io ho visto a un funerale di una persona morta per tumore ai polmoni, quindi per colpa del suo vizio del fumo, il figlio che gli dedicava un'ultima sigaretta. Boh, ok. Perché è figo, l'ultima sigaretta fa sempre figo, no? Diceva. Ma adesso mentre parlavi è come se Mauro avesse preso una spazzola con delle setole piuttosto robuste e si stesse proprio strigliando, come se volesse veramente togliersi di dosso uno strato che lui sente in qualche modo essere anche mm, ormai vecchio. Questo Mauro che lui ha proposto è un Mauro che ormai eh, sta già cadendo da solo, no? Come se stesse facendo la muta, quindi sta perdendo la pelle. Quindi con questa spazzola sta velocizzando questa muta. Come se non fosse più tempo di questo Mauro insicuro, di questo Mauro con i complessi, con le paure del futuro, con questo timore anche di essere rifiutato. Ehm, È come se iniziasse veramente a non volerlo più, questo travestimento, e a riconoscerlo proprio come un vestito di carnevale che la Matrix gli ha voluto far indossare, e in cui lui però si è identificato. E la citisina, quella cosa di cui parlavo prima, una sostanza che va a inibire un recettore che chiede nicotina nel corpo. Assumendo la citisina, possibilmente in preparazione galenica e non in preparazione Big Pharma, conosco Mm. persone che hanno smesso di fumare. La preparazione galenica, cioè il farmacista, è quello che dovrebbe fare, preparare eventualmente i preparati, no? Ehm, il corpo in un mese si disintossica e non ha nessun bisogno di nicotina perché il recettore è come se fosse nutrito, no? È come se si stesse fumando, smettendo di assumere anche improvvisamente la citisina dopo 1 o 2 mesi, il corpo è disintossicato, non chiede più ed è a posto. Allora, la preparazione galenica assolutamente mi viene il sì, eh, però come se fosse 2 mesi, mi dice, di Mm, validità, perché chiaramente l'impatto fisico ovviamente c'è, mhm, mm, sul corpo, quindi il corpo ha la reazione nel senso desiderato. Eh, Però poi è come se intervenisse la mente, mhm. quindi naturalmente va fatto anche un lavoro lì, Certo. perché poi è la mente che guida tutto. Di intento innanzitutto, perché se uno smette per qualcuno, per qualcosa e non per se stesso o perché lo vuole davvero, prima o poi riprenderà. Questo è inevitabile. Come la vedi questo sistema? Buono, come se potesse essere, cioè io vedo come se fosse, che non so perché mi viene così, come se in realtà, allora è vero che la preparazione la fa il farmacista, però in questa visione che ho io, in qualche modo la persona che sceglie questo tipo di trattamento è come se diventasse lui stesso un po' un alchimista. Gli Mhm, viene data l'opportunità di partecipare in modo attivo a questa trasformazione del suo corpo e della sua mente per uscire proprio da questa dipendenza del fumo. E quindi lo vedo così, come se lui fosse seduto, questa persona che ha scelto, è seduto in mezzo a degli alambicchi, e quindi in veste di alchimista.
Nel caso, di Mauro, come lo vedi? Oh, aspetta, perché mi viene anche proprio che è come lui ha un beneficio da questo fumo, cioè lui ha questo beneficio secondario Di che è anche calma. dire sì, ed è anche il dire non riesco a smettere, Mm. come se non so spiegarti, rientra tutto nel suo discorso un po' di rassegnazione, di vittimismo, ok? Quindi è funzionale a mantenere quella cosa lì. Però è come se quando lui si toglie questo strato di dosso, che alla fine era solamente un abito che lui riconosce non essere Mauro, ma solamente un abito, allora questo tipo di rimedio è un buon inizio anche per lui. Va bene. Torniamo esclusivamente su Mauro, cosa vuole fare? Pensa che mi sembra che lui vorrebbe andare mano nella mano vera con qualcuno. Forse è una cosa proprio che a lui manca. Sentire una vera, autentica vicinanza. Chiama. Mm, Non so se questa lettera F, lui già ha qualcuno intorno con una lettera F, o potrebbe essere future, capito? Che tra l'altro anche la F di fiamma, però. O di figlio, o di figlia. Mm, Però io Mm. la vedo che no. Una donna, una... Sì, è una donna, sì. Beh, ci vada con F. Mm. È come se si sentissero molto importanti a vicenda nel momento in cui si stringono la mano. Ehm, ehm, Mauro offre la mano destra e ovviamente lei la sinistra. Al cluster c'è un muro fatto di tanti mattoni e lui in questo momento ha lasciato la mano di questa donna e ha iniziato a prenderlo a picconate, perché è come se si dovesse anche un po' sfogare, come Mm. se dovesse fare questa azione pratica, lui che è Mhm. sempre molto contenuto. Sa bene che non ce n'è bisogno, ma Lui lo lo sa, faccio. Mm. sì, eppure si sente che si sta scaricando e sente che è reale, che sta abbattendo questo suo muro di insicurezza, questo muro anche un po' di rassegnazione. Ed è come se più dà colpi di picconate, più sente che non è solo. E più dà colpi di picconate, più sente di essere forte e di non avere paure. Poi a un certo punto smette di usare il piccone e dice ora non serve più, ed è come se spostasse con le mani tutto quanto, il pezzo di muro che era rimasto intatto e tutti i detriti, e quindi sposta tutto in un portale definitivo. Cosa mette qui al suo posto? Al posto Oh, dei brick del muro. mi viene così, io dico quello che mi viene. È un ad eternum materasso, Mm. come se lui volesse essere sereno, tranquillo e se stesso. È come se proprio anche forse il discorso che facevamo prima riguardo al sonno è per lui, almeno in questo momento della vita, l'ambiente ideale in cui muoversi e iniziare a creare cose importanti. Avatar.
Vedo che aveva scritto proprio molto fitto l'avatar. Adesso perché sto vedendo il monitor, il file, ha scritto molto molto fitto tante cose, anche per impedirgli di leggere. Sai, quando tutto è così compatto che le scritte sono quasi accavallate, in modo da creare in lui un ulteriore senso, no? Proprio di cose che si accavallano l'una all'altra, quindi si crea caos, confusione, disordine. Lui invece adesso è come se si sentisse molto più limpido, ordinato, come se avesse più chiarezza proprio, più distensione mentale. E quindi proprio con un unico movimento spinge via, vedo anche la sedia con le rotelle, la sedia da ufficio tipo, no? Dell'avatar, tutto quanto via, in un unico gesto. E qua scegli invece di prendere un pennello e con del giallo intenso disegnare quasi un intero paesaggio che sembra sintetizzare sia il giorno che la notte, perché il sole è molto giallo, ma il cielo è molto blu intenso. Lo sento molto più rilassato, più disinvolto, più sicuro di sé, che ha voglia di respirare. E quindi è come se già iniziasse una leggera repulsione verso le sigarette, che alterano comunque il suo respiro. Va bene. Ingoiare esiste ancora? Sorridere mi arriva. La PS è sempre cerulea e la P è sempre blu? Sì, sì, Le entità eteriche, mentali e gli impianti esistono ancora? assolutamente no. Vibrazione da 2 a 211, consapevolezza, 168, anima, 61, vite, 1891, cervello, 9,7, 9,8, suscettibilità ipnotica, 50, 3D, 41. e adesso la vivacità animica è 100. Ora sì. Molto bene. Messaggio finale alla moglie. Non ti costringo a restare. Eh, mm, mm, Mi arriva qualcosa come se lui iniziasse anche a guardare dentro se stesso per capire meglio anche lui stesso che cosa prova. Ma in che senso? Non lo so, sai, perché è come se in realtà anche dentro di lui si è guastato qualcosa. Nei confronti della moglie? Mm-mm. Beh, dopo quello che è successo, direi, no? Messaggio al figlio. Come se gli desse delle pacche sulle spalle, ci si diverte insieme adesso, dai. Alla figlia. Ciao, qualcosa tipo un complimento che è bella, vedo che le accarezza il viso, fragile e bella. Cioè, Alla sorella. vedo che come se la sorella avesse una specie di scorzatura e lui gliela accarezza con una rosa rosa.
A, F. È come se lui dicesse finalmente, e lo dice respirando a pieni polmoni. A se stesso. Non mi manca proprio nulla. Um, e vedo quasi che è come se gonfiasse il petto, riuscisse a stare bello dritto, in fierezza. Mm, e dice anche, sento il potere della mia mente, prima offuscata, adesso amplificata. A te. Come se mi desse una scatolina azzurra. Io lo ringrazio. Dici che le devo aprire dopo? Mhm. Sei stata una sua compagna non solo, ma soprattutto per tanti anni di virtuale di sessioni, no? Solo oggi ha visto che sei vera e in carne e ossa. E a me, un messaggio anche a me, con gli Ma non stessi facevo sul presupposti. serio. Lui diceva, non facevo sul serio, eh. In che senso? È ridacchia quando prima ti ha detto quella cosa. Mm? Ah, sì, sì, sì. Eh, è come se ti facesse finta di darti un cazzotto, è presente? Come si può fare per scherzo, per gioco, no? Ah. Mm. Lo vedo proprio come se si fosse lasciata andare, no? Eh, adesso è ironico, è giocoso. Immagine finale? Piove o c'è il sole? C'è il sole, bravo, bravissimo, esatto, c'è proprio un sole anche un po' naif, no? Con questi raggi disegnati come da un bambino, no? Perché lui comunque ha un animo anche molto puro. Mm. Lui lo sento proprio che dice: Adesso voglio proprio godere della bellezza e del mio essere straordinario, che ho sempre messo sotto un tappeto, facendo calpestare questo tappeto. Adesso mi fa vedere che sta sventolando fuori il tappeto e sta togliendo tutta quanta la polvere. Mhm. Lo vedo sorridente che apre le braccia. Non vuole suonare il clacson. Di una bicicletta, tipo come se ci fosse una trombetta di una bicicletta, come se... Pensavo di un'altra, un altro tipo di clacson. Quelli belli potenti. È come se avesse voglia di libertà, dai, io lo Dai, vedo sì, proprio che... sì, sì. Tanto. Va bene, abbiamo finito.